Lezione 1. Apprezzamento dell'arte. A seconda del dipinto, visitare una galleria d'arte sembra un'attività perfetta per un fine settimana. Non potrei essere più d'accordo. Esplorare diversi stili artistici può essere sia fonte di ispirazione che di stimolo alla riflessione. Assolutamente. Ci permette di immergerci in diverse prospettive e interpretazioni. L'arte è un modo unico di evocare emozioni e stimolare la creatività. Questo è vero. È affascinante come un singolo dipinto possa trasmettere una moltitudine di messaggi. Ogni pennellata e scelta di colore contribuisce all'impatto complessivo dell'opera d'arte. È interessante vedere come gli artisti utilizzano varie tecniche per esprimere le proprie idee. Assolutamente. Alcuni artisti preferiscono rappresentazioni realistiche, mentre altri abbracciano forme astratte. E c'è chi sperimenta materiali e metodi non convenzionali. Questa è la bellezza dell'arte, non ci sono confini o limitazioni. L'espressione artistica consente infinite possibilità e interpretazioni individuali. È intrigante vedere come persone diverse percepiscono e si connettono con la stessa opera d'arte. L'arte può essere un mezzo potente per avviare conversazioni e innescare il dialogo. Infatti, ci incoraggia a interrogarci, riflettere ed esplorare nuove prospettive. Trovo affascinante conoscere il contesto storico e il background di opere d'arte famose. Comprendere il significato culturale e storico aggiunge un altro livello di apprezzamento. Assolutamente. Approfondisce la nostra comprensione e ci permette di connetterci con le intenzioni dell'artista. Visitare una galleria d'arte offre anche l'opportunità di sostenere gli artisti locali e il loro lavoro. Questo è un punto importante. Sostenere gli artisti aiuta a promuovere la creatività e la diversità culturale. Inoltre, è un'occasione per scoprire talenti emergenti e assistere all'evoluzione dell'arte. Le gallerie d'arte spesso organizzano mostre ed eventi speciali che arricchiscono ulteriormente l'esperienza. Partecipare a conferenze e workshop con gli artisti può fornire approfondimenti sul processo creativo. È sempre stimolante ascoltare direttamente gli artisti e conoscere le loro ispirazioni. Assolutamente. È come dare un'occhiata al loro viaggio artistico. L'arte può anche servire come forma di rilassamento e sollievo dallo stress. Interagire con l'arte ci permette di disconnetterci dalla nostra routine quotidiana e immergerci nella bellezza. Ecco perché molte persone trovano conforto e ispirazione nel creare arte da sole. Che si tratti di pittura, scultura o qualsiasi altra forma, l'arte può essere un'attività appagante e terapeutica. L'arte ha davvero il potere di trasformare e arricchire le nostre vite in innumerevoli modi. Lezione 2. Assistenza al servizio clienti. In caso di problemi con l'acquisto, è importante contattare immediatamente il servizio clienti. Ti aiuteranno a risolverlo. Ottimo consiglio, John. Il servizio clienti è lì per assisterci e garantire un'esperienza di acquisto positiva. Assolutamente. Hanno l'esperienza per risolvere qualsiasi problema o dubbio che possiamo avere.
È confortante sapere che c'è un team dedicato pronto ad assisterci. Quando si contatta il servizio clienti, è utile fornire tutti i dettagli necessari sul problema. Sì, più informazioni hanno, meglio possono comprendere e risolvere il problema. Sii chiaro e conciso nello spiegare il problema e non dimenticare di menzionare il tuo ordine o il numero di conto. Questo è un ottimo punto. L'inclusione di dettagli pertinenti li aiuta a localizzare rapidamente le tue informazioni. I rappresentanti del servizio clienti sono formati per gestire varie situazioni, quindi non esitate a chiedere la loro guida. Possono fornire istruzioni dettagliate o offrire soluzioni alternative per risolvere il problema. È importante rimanere calmi ed educati quando si comunica con il servizio clienti. Sì, mantenere un tono rispettoso aiuta a stabilire una conversazione positiva e costruttiva. Se il problema è complesso o richiede ulteriori indagini, potrebbero richiedere del tempo per esaminarlo. La pazienza è fondamentale in queste situazioni. Dare loro il tempo necessario dimostra comprensione e cooperazione. Molte aziende offrono diversi canali per contattare il servizio clienti, come telefono, email o live chat. Scegli il canale con cui ti senti più a tuo agio o che fornisce la risposta più rapida. Alcune aziende dispongono persino di app di assistenza clienti o account di social media dedicati per un'assistenza più rapida. Questo è comodo. Ci consente di interagire con il servizio clienti in un modo che si adatta alle nostre preferenze. Quando si interagisce con il servizio clienti, è importante tenere traccia delle conversazioni. Prendere appunti o salvare gli scambi di email può essere utile per riferimenti futuri, o in caso di malintesi. Se il contatto iniziale con il servizio clienti non risolve il problema, non esitare a segnalarlo a un supervisore o responsabile. Questo è un buon punto, John. I rappresentanti di livello superiore possono avere risorse o autorità aggiuntive per risolvere la questione. Ricorda, il servizio clienti è lì per aiutarti. Vogliono garantire la tua soddisfazione come cliente stimato. Questo è vero. Il loro obiettivo è trovare una soluzione che soddisfi le tue esigenze e risolva eventuali problemi. Quindi, in caso di problemi, non esitare a contattare il servizio clienti e chiedere la loro assistenza. Prendere l'iniziativa di contattarli dimostra che apprezzi la tua esperienza come cliente. Assolutamente, Anna. Ricordiamoci di utilizzare il servizio clienti come risorsa preziosa ogni volta che è necessario. Lezione 3. Suggerimenti per l'organizzazione domestica. Ho cercato di organizzare meglio la mia casa. Hai qualche consiglio, Anna? Assolutamente, John. Un consiglio efficace è quello di riordinare ed eliminare gli oggetti che non ti servono più o che non usi più. Questo ha senso. Eliminare gli oggetti non necessari può creare più spazio e facilitare l'organizzazione. Un altro consiglio utile è quello di assegnare un posto designato per ogni articolo per evitare disordine. Quindi, avere un posto specifico per tutto rende più facile trovare le cose e mantenere l'ordine. Esattamente. È possibile utilizzare etichette o contenitori per mantenere gli oggetti organizzati e facilmente accessibili. Mi piace l'idea dell'etichettatura.
Aggiunge chiarezza e aiuta a identificare rapidamente il contenuto di ogni contenitore. L'utilizzo dello spazio verticale è anche un ottimo modo per massimizzare lo spazio di archiviazione in una piccola casa. Questo è vero. L'installazione di scaffali o l'utilizzo di organizzatori sospesi può aiutare a liberare spazio prezioso sul pavimento. Un altro consiglio è quello di creare un programma di pulizia e organizzazione per rimanere aggiornati sulle attività di manutenzione. Quindi, riservare orari specifici per la pulizia e l'organizzazione assicura che tutto rimanga in ordine. È anche importante rivedere e rivalutare regolarmente i propri effetti personali per evitare accumuli inutili. Questo è un buon punto. La valutazione periodica di ciò che hai può aiutare a mantenere uno spazio abitativo organizzato. Investire in mobili funzionali con spazio di archiviazione integrato può essere un punto di svolta per l'organizzazione domestica. I mobili che hanno un duplice scopo, come i puff con ripostiglio nascosto, possono essere molto utili. Quando si organizza, è utile iniziare con un'area alla volta piuttosto che cercare di affrontare tutto in una volta. La suddivisione dell'attività in parti più piccole e gestibili rende il processo meno impegnativo. Puoi anche coinvolgere i membri della tua famiglia e assegnare compiti specifici a ciascuna persona. Coinvolgere tutti promuove il senso di responsabilità e lo rende un lavoro di squadra. Un altro consiglio è quello di utilizzare strumenti e app digitali per organizzare documenti e informazioni importanti. Questa è un'ottima idea. Il passaggio al digitale può far risparmiare spazio fisico e rendere le informazioni facilmente accessibili. Infine, mantenere l'abitudine di riordinare quotidianamente, anche per pochi minuti, può fare una grande differenza a lungo termine. Quindi, dedicare qualche minuto ogni giorno al riordino aiuta a prevenire l'accumulo di disordine. Assolutamente, John. La coerenza è fondamentale quando si tratta di organizzazione domestica. Grazie per aver condiviso questi preziosi consigli, Anna. Sono entusiasta di iniziare a implementarli. Lezione 4. Raccomandazione del ristorante locale. Sì, c'è un ottimo ristorante locale proprio dietro l'angolo. Servono cibo delizioso. Sembra intrigante, John. In che tipo di cucina sono specializzati? È un accogliente ristorante italiano con un'ampia varietà di piatti di pasta e deliziose pizze. Sono un fan della cucina italiana. Hanno dei piatti eccezionali che consiglieresti? Le loro lasagne fatte in casa sono assolutamente da provare. È ricco, saporito e si scioglie in bocca. Adoro le lasagne. Lo aggiungerò sicuramente alla mia lista quando visiterò il ristorante. Hanno anche un fantastico tiramisù per dessert. È il modo perfetto per concludere il pasto. Il tiramisù è uno dei miei dolci preferiti. Non vedo l'ora di assaggiare la loro versione. Il ristorante ha un ambiente caldo e invitante, che lo rende il luogo ideale per una cena intima. Sembra adorabile. È necessario effettuare una prenotazione o di solito riesci a trovare un tavolo? È consigliabile effettuare una prenotazione, soprattutto nelle ore di punta, per assicurarsi un tavolo. Questo è buono a sapersi. Mi assicurerò di chiamare in anticipo e prenotare un tavolo per la mia visita. Il personale del ristorante è cordiale e attento e offre un servizio eccellente.
Un ottimo servizio migliora sempre l'esperienza culinaria. Si aggiunge al divertimento generale. Anche i prezzi sono ragionevoli, considerando la qualità e le dimensioni delle porzioni dei piatti. Questo è un vantaggio. È sempre bello trovare un ristorante che offra un buon rapporto qualità-prezzo. Il ristorante offre anche una buona selezione di vini per completare il pasto. Apprezzo un buon abbinamento di vini. Aggiunge un altro livello di divertimento all'esperienza culinaria. Un'altra cosa, di tanto in tanto hanno musica dal vivo, che aggiunge atmosfera. La musica dal vivo crea un'atmosfera meravigliosa. Sembra un posto delizioso dove cenare. Nel complesso, è una gemma nascosta che la gente del posto ama e sono sicuro che piacerà anche a te. Grazie per aver condiviso questo consiglio, John. Non vedo l'ora di provare questo ristorante locale. Benvenuta, Anna. Sono sicuro che vivrai un'esperienza culinaria memorabile lì. Lezione 5. Routine all'alba e al mattino. L'alba è sempre uno spettacolo così bello da vedere. Mi dà energia per la giornata che mi aspetta. Sono d'accordo, John. Assistere all'alba può essere un modo sereno e stimolante per iniziare la giornata. A proposito di mattine, hai delle routine mattutine che ti aiutino a iniziare la giornata? Assolutamente, John. Una cosa che faccio sempre è bere un bicchiere d'acqua appena mi sveglio. Idratarsi come prima cosa al mattino è un ottimo modo per ricostituire e reidratare il corpo. Mi piace anche fare un po' di stretching leggero o yoga per risvegliare i muscoli e promuovere la flessibilità. Lo stretching è un modo fantastico per far fluire il sangue e preparare il corpo per la giornata. Trovo che dedicare qualche momento agli esercizi di respirazione profonda aiuti a calmare la mente e ad aumentare la concentrazione. Gli esercizi di respirazione profonda possono sicuramente aiutare a stabilire una mentalità positiva e concentrata per la giornata. Un'altra parte essenziale della mia routine mattutina è fare una colazione nutriente. Una colazione equilibrata fornisce l'energia e i nutrienti necessari per iniziare bene la giornata. Cerco di includere frutta, cereali integrali e proteine nella mia colazione per un pasto completo. Sembra un modo sano e nutriente per alimentare il tuo corpo al mattino. Mi impegno anche a rivedere la mia lista di cose da fare e a dare priorità alle attività per il giorno successivo. Pianificare e organizzare le attività può aiutarti a rimanere concentrato e produttivo per tutto il giorno. Sì, avere un piano chiaro in mente mi aiuta a rimanere in pista e a raggiungere i miei obiettivi. Trovi che fissare obiettivi o intenzioni per la giornata ti aiuti a rimanere motivati? Assolutamente, John. Stabilire piccoli obiettivi o intenzioni mi aiuta a rimanere motivato e mi dà uno scopo. Questo è un ottimo approccio. È importante avere uno scopo e una direzione nella nostra vita quotidiana. Infine, cerco di dedicare qualche minuto alla gratitudine, riflettendo sulle cose per cui sono grato. Praticare la gratitudine è un modo meraviglioso per coltivare una mentalità positiva e iniziare la giornata con apprezzamento. Non potrei essere più d'accordo, John. Esprimere gratitudine dà un tono positivo per il resto della giornata. Lo terrò a mente e cercherò di incorporare alcune di queste routine mattutine nella mia routine.
Ottimo, John. Sono sicuro che ti aiuteranno a iniziare la giornata con una nota positiva. Grazie per aver condiviso i tuoi consigli sulla routine mattutina, Anna. Sono entusiasta di provarli. Lezione 6. Politiche di prenotazione e cancellazione. Quando si prenota una camera d'albergo, è essenziale conoscere le loro politiche di cancellazione. Assolutamente, John. Alcuni hotel hanno politiche di cancellazione rigide, specialmente nelle ore di punta. Questo è vero. Se effettui la cancellazione qualche giorno prima della data di check-in, potresti dover pagare l'intero prezzo. Può essere piuttosto costoso se devi annullare all'ultimo minuto. Ricontrollo sempre la politica di cancellazione prima di prenotare. Questo è un approccio intelligente. È meglio essere informati in anticipo per evitare sorprese. Cosa succede se c'è un'emergenza e devo annullare con breve preavviso? Mi verrà comunque addebitato l'importo? Dipende dalla politica dell'hotel. Alcuni hotel potrebbero rinunciare alla tassa di cancellazione in caso di emergenza. Questo è buono a sapersi. È rassicurante avere una certa flessibilità in caso di situazioni impreviste. È sempre una buona idea contattare direttamente l'hotel in caso di dubbi o domande sulla loro politica di cancellazione. Lo terrò a mente. È meglio chiarire eventuali dubbi direttamente con il personale dell'hotel. Inoltre, alcuni hotel offrono opzioni di prenotazione flessibili con cancellazione gratuita fino a un determinato periodo prima della data di check-in. È un'ottima opzione, soprattutto se i tuoi piani di viaggio sono incerti o soggetti a modifiche. Tuttavia, è importante notare che durante l'alta stagione di viaggio o gli eventi popolari, queste opzioni flessibili potrebbero non essere disponibili. Capisco. È fondamentale pianificare in anticipo e garantire la prenotazione in anticipo durante i periodi di maggiore affluenza. Un altro consiglio è quello di prendere in considerazione la prenotazione tramite siti web di viaggi che offrono politiche di cancellazione flessibili. Questo è un suggerimento utile. Ti offre più opzioni e riduce il rischio di penali di cancellazione. Vale anche la pena verificare se l'hotel offre sconti o tariffe speciali per le prenotazioni non rimborsabili. Potrebbe essere una buona opzione se sei sicuro dei tuoi piani di viaggio e vuoi risparmiare. Tuttavia, fai attenzione quando scegli una prenotazione non rimborsabile poiché non potrai cancellare o ottenere un rimborso. Capisco. Le prenotazioni non rimborsabili possono essere un ottimo modo per risparmiare, ma devi essere sicuro dei tuoi piani. Esattamente. È sempre consigliabile valutare i pro e i contro prima di prendere una decisione. Grazie per aver condiviso questi preziosi consigli, John. È importante conoscere le politiche di prenotazione e cancellazione. Benvenuta, Anna. Sono lieto di esserti stato utile. Ricorda che essere ben informati consente un'esperienza di viaggio più fluida. Lo terrò sicuramente a mente per le mie prenotazioni future. Si tratta solo di fare scelte informate. Assolutamente, Anna. Buon viaggio e che le tue prenotazioni future siano senza problemi. Lezione 7. Etichetta della maschera. È essenziale non dimenticare mai la mascherina quando si è in giro. Assolutamente, John. Porto sempre con me la mascherina ovunque vada.
È un'abitudine responsabile da avere. Indossare una mascherina aiuta a proteggere noi stessi e gli altri. È fondamentale seguire l'etichetta della mascherina e indossarla correttamente, coprendo sia il naso che la bocca. In effetti, indossare una mascherina in modo errato ne vanifica lo scopo. Dovrebbe coprirti completamente il viso. Ho notato che alcune persone indossano le mascherine sotto il naso. È importante ricordare loro l'uso corretto. Hai ragione, Anna. Ricordare educatamente agli altri l'uso corretto della mascherina può aiutare a creare un ambiente più sicuro. Se qualcuno dimentica la mascherina, è opportuno offrirgliene una di ricambio se ne hai una in più. È un gesto gentile. Dovremmo prenderci cura l'uno dell'altro e aiutarci a vicenda a rimanere protetti. D'altra parte, se dimentichi la mascherina, è meglio evitare i luoghi affollati o prendere in considerazione l'acquisto di una mascherina usa e getta. Assolutamente, Anna. È sempre meglio essere preparati e avere un piano di riserva. Ho visto anche persone indossare mascherine con valvole. È importante notare che le mascherine con valvole non sono altrettanto efficaci nel prevenire la diffusione del virus. Questo è un buon punto. Le maschere senza valvole sono consigliate per una migliore protezione. È anche importante lavare regolarmente le mascherine riutilizzabili per mantenerne la pulizia e l'efficacia. Il lavaggio regolare assicura che la mascherina rimanga igienica e aiuta a prevenire l'accumulo di batteri. Ho scoperto che avere una piccola borsa o custodia per riporre la mascherina quando non la usi è utile. Ottima idea, Anna. Mantiene la mascherina pulita e facilmente accessibile quando necessario. Inoltre, è importante disinfettare le mani prima e dopo aver toccato la mascherina. Una corretta igiene delle mani è fondamentale per prevenire la diffusione di germi, soprattutto quando si maneggia la mascherina. E non dimentichiamo che le mascherine non sostituiscono il distanziamento sociale. Dovremmo comunque mantenere una distanza di sicurezza dagli altri. Assolutamente, Anna. Indossare una maschera deve essere combinato con altre misure preventive per la massima efficacia. Grazie per aver parlato dell'etichetta delle maschere, John. È importante che tutti facciamo la nostra parte per stare al sicuro. Benvenuta, Anna. Stai al sicuro e ricorda che indossare una mascherina è un modo semplice ma potente per proteggere noi stessi e gli altri. Lezione 8. Influencer marketing. Hai preso in considerazione l'influencer marketing? Può aumentare notevolmente la visibilità e la portata del marchio. Assolutamente, John. L'influencer marketing è diventato uno strumento potente nell'era digitale di oggi. Gli influencer hanno un seguito fedele e possono promuovere efficacemente prodotti o servizi presso il loro pubblico. Questo è vero. La collaborazione con gli influencer consente ai marchi di attingere alla loro influenza e credibilità. È importante scegliere influencer i cui valori siano in linea con il marchio e il pubblico di destinazione. Sicuramente. L'autenticità e la pertinenza sono fattori chiave per una partnership di successo con influencer. La ricerca e il controllo dei potenziali influencer possono aiutare a garantire una buona corrispondenza con il messaggio del marchio. Anche interagire con i micro-influencer può essere utile, poiché spesso hanno un pubblico molto coinvolto e di nicchia.
I micro-influencer possono offrire un approccio più mirato e generare livelli più elevati di coinvolgimento del pubblico. Inoltre, di solito hanno una connessione più personale con i loro follower, il che può portare a conversioni migliori. È fondamentale stabilire obiettivi e aspettative chiari quando si lavora con gli influencer. La definizione di obiettivi misurabili aiuta a monitorare l'efficacia delle campagne di influencer marketing. E non dimenticare di monitorare le prestazioni e l'impatto delle collaborazioni per prendere decisioni basate sui dati. Costruire relazioni a lungo termine con gli influencer può essere utile anche per la promozione continua del marchio. Mantenere una comunicazione aperta e fornire supporto agli influencer può favorire collaborazioni positive. Offrire codici sconto o programmi di affiliazione unici può incentivare gli influencer ad incrementare le vendite. La collaborazione con gli influencer può anche generare contenuti generati dagli utenti e prove sociali per il marchio. I contenuti generati dagli utenti aggiungono autenticità e incoraggiano gli altri a interagire con il marchio. È essenziale rispettare le normative pubblicitarie e garantire la trasparenza nei contenuti sponsorizzati. La divulgazione di partnership e contenuti sponsorizzati crea fiducia con il pubblico ed evita problemi legali. Nel complesso, l'influencer marketing può essere una potente strategia per aumentare la consapevolezza e il coinvolgimento del marchio. Assolutamente. È un settore dinamico e in continua evoluzione che può produrre grandi risultati per i marchi. Grazie per aver parlato di influencer marketing con me, Anna. È una strada entusiasmante da esplorare. Benvenuto, John. È stato un piacere discutere di questo argomento con te. Continuiamo a imparare e ad adattarci alle nuove tendenze di marketing. Sicuramente, Anna. L'apprendimento e l'adattamento continui sono fondamentali per rimanere all'avanguardia nel panorama digitale in continua evoluzione. Lezione 9. Insaporire i sapori. Aggiungono sapori incredibili. Adoro usare le spezie nella mia cucina. Possono davvero elevare un piatto e renderlo più delizioso. Assolutamente. Le spezie hanno il potere di trasformare ingredienti ordinari in pasti straordinari. Quali spezie usi più spesso nella tua cucina? Uso una varietà di spezie, ma alcune delle mie preferite sono cumino, paprika e curcuma. Sono ottime scelte. Il cumino aggiunge un sapore caldo e terroso, mentre la paprika apporta un tocco di affumicatura. E la curcuma non solo aggiunge un vivace colore giallo, ma ha anche numerosi benefici per la salute. Questo è vero. La curcuma contiene curcumina, nota per le sue proprietà antinfiammatorie. È affascinante come le spezie non solo migliorino il gusto, ma offrano anche potenziali benefici per la salute. Assolutamente. È come aggiungere una dose di bontà ai tuoi pasti. Mi piace anche usare cannella e noce moscata nella mia pasticceria. Portano un aroma accogliente e confortante. La cottura con cannella e noce moscata è perfetta per creare prelibatezze calde e invitanti. Sì, è come un abbraccio sotto forma di dessert. Sono completamente d'accordo. Le spezie hanno la capacità di evocare emozioni e creare esperienze culinarie memorabili.
Sperimentare diverse combinazioni di spezie può essere entusiasmante. È come imbarcarsi in un'avventura gustativa. Non potrei essere più d'accordo. Provare nuove miscele di spezie può aprire un mondo completamente nuovo di gusti e possibilità. È anche interessante esplorare le spezie utilizzate in diverse cucine in tutto il mondo. Assolutamente. Ogni cultura ha la sua miscela unica di spezie che contribuiscono ai loro piatti tradizionali. Incorporando spezie diverse, possiamo ampliare i nostri orizzonti culinari e apprezzare i sapori globali. È come fare un viaggio culinario senza uscire dalla cucina. Esattamente. Le spezie hanno il potere di trasportarci in luoghi diversi attraverso i loro aromi e sapori seducenti. Grazie per aver condiviso il tuo amore per le spezie, Anna. È stimolante sentire come migliorano la tua cucina. Benvenuto, John. È stato un piacere parlare di spezie con te. Continuiamo a esplorare e sperimentare i sapori. Sicuramente, Anna. Continuiamo a ravvivare le cose e a creare deliziosi capolavori culinari. Lezione 10. Pizza personalizzata. Peperoni. Adoro la classica pizza ai peperoni. Certo. È una scelta popolare. Ma sapevi che possiamo personalizzare le nostre pizze? Davvero? Sembra divertente. Come possiamo personalizzarli? Possiamo scegliere tra una varietà di condimenti, come diversi formaggi, verdure e persino carni uniche. È eccitante. Ho sempre voluto provare diverse combinazioni. Quali sono i tuoi condimenti preferiti per la pizza? Mi piace una combinazione di mozzarella fresca, pomodorini, basilico e un filo di glassa balsamica. Sembra delizioso. Mi piace aggiungere funghi, peperoni e olive alla mia pizza. È fantastico avere una varietà di condimenti per soddisfare le preferenze di tutti. Questa è la bellezza della personalizzazione delle pizze. Assolutamente. Ci permette di essere creativi e soddisfare le nostre papille gustative individuali. Inoltre, personalizzare le pizze può essere un'attività divertente per riunioni o serate in famiglia. Posso immaginare che tutti si riuniscano, scelgano i loro condimenti preferiti e si godano il processo insieme. Esattamente. Aggiunge un elemento interattivo all'esperienza culinaria. Per quanto riguarda le salse, preferisci la marinara tradizionale o ti piace provare diverse opzioni? Mi piace sperimentare diverse salse. A volte uso il pesto o anche la salsa barbecue come base. Interessante. Di solito mi limito alla marinara, ma sono disponibile a provare nuovi sapori. Questo è lo spirito. Si tratta solo di esplorare diverse combinazioni e scoprire nuovi preferiti. Sono d'accordo. È come un'avventura culinaria direttamente nella nostra cucina. Assolutamente. E la parte migliore è che possiamo personalizzare anche la crosta. Sottile, spesso o addirittura farcito. Ah, la crosta è fondamentale. Può fare o rompere una pizza. Di solito scelgo una crosta sottile e croccante.
Mi piace una crosta leggermente più spessa con un interno morbido e un esterno dorato e croccante. È affascinante come la crosta possa aggiungere una dimensione completamente nuova all'esperienza di mangiare la pizza. Davvero. È la base che tiene insieme tutti i sapori. Grazie per avermi illuminato sulla personalizzazione delle pizze, Anna. Non vedo l'ora di provarlo. Benvenuto, John. Divertiti ad esplorare diversi condimenti e goditi la tua pizza personalizzata. Lo farò, Anna. Continuiamo ad abbracciare la nostra creatività culinaria e a preparare deliziose pizze insieme. Lezione 11. Mystery Book Club. Anche a me piace leggere i misteri. È fantastico. I misteri mi tengono sempre con il fiato sospeso. Hanno un modo per affascinare il lettore e farlo indovinare fino alla fine. Assolutamente. L'emozione di svelare gli indizi e cercare di risolvere il mistero è così eccitante. È come intraprendere un'avventura senza lasciare il comfort di casa propria. Non potrei essere più d'accordo. Il potere di un buon romanzo giallo è davvero notevole. Hai letto qualche mistero degno di nota di recente? Sì, di recente ho finito un avvincente romanzo intitolato The Silent Witness. Ha avuto così tanti colpi di scena inaspettati. Sembra intrigante. Lo aggiungerò sicuramente alla mia lista di lettura. Dovremmo creare un club del libro e discutere dei nostri romanzi gialli preferiti. È un'idea fantastica. Sarebbe bello approfondire le storie e scambiare opinioni. Possiamo condividere consigli e scoprire nuovi autori insieme. Conta su di me. Non vedo l'ora di esplorare il mondo dei misteri con te. Meraviglioso! Fissiamo un orario di incontro regolare e scegliamo il nostro primo libro. Che ne dici di incontrarci ogni 2 settimane? Questo dovrebbe darci abbastanza tempo per leggere e discutere. Sembra perfetto. Ora, per il nostro primo libro, che ne dite di Gone Girl di Gillian Flynn? Ho sentito parlare molto bene di quel libro. È nella mia lista di lettura da un po'. Ottima scelta. È un thriller psicologico che ci terrà impegnati dall'inizio alla fine. Non vedo l'ora di immergermi. Apriamo il nostro club del libro e sveliamo insieme i misteri. D'accordo. Questo club del libro sarà un viaggio emozionante per entrambi. Grazie per averlo suggerito, Anna. Non vedo l'ora di iniziare le nostre discussioni. Benvenuto, John. Sarà un'esperienza meravigliosa. Buona lettura. Allo stesso modo, Anna. Perdiamoci nel mondo dei misteri e godiamoci la nostra avventura nel club del libro. Lezione 12. Diritti contrattuali. Ho capito. Aggiungerò una sezione dettagliata per coprire tali diritti nel contratto. È una decisione saggia. È importante disporre di condizioni chiare e complete per proteggere tutte le persone coinvolte. Assolutamente. I contratti hanno lo scopo di stabilire diritti e responsabilità, garantendo una collaborazione equa e senza intoppi. Precisamente.
Includendo clausole specifiche, puoi risolvere potenziali problemi ed evitare malintesi. Quali sono alcuni diritti chiave che dovrebbero essere coperti dal contratto? In primo luogo, i diritti di proprietà intellettuale dovrebbero essere chiaramente definiti per proteggere qualsiasi opera o invenzione originale. Questo ha senso. È fondamentale stabilire chi sarà il proprietario della proprietà intellettuale creata durante il progetto. Inoltre, i diritti di riservatezza dovrebbero essere tutelati per salvaguardare le informazioni sensibili condivise tra le parti. Sono d'accordo. Le clausole di riservatezza sono essenziali per mantenere la fiducia e proteggere le informazioni proprietarie. Un altro aspetto importante sono i diritti di pagamento e compensazione. È fondamentale definire i termini di pagamento e le eventuali commissioni aggiuntive. Assolutamente. Entrambe le parti devono essere chiare su come e quando verrà effettuato il pagamento per evitare controversie. E non dimentichiamo i diritti di recesso. È importante stabilire le condizioni alle quali entrambe le parti possono recedere dal contratto. Questo è un punto cruciale. Avere clausole risolutive chiare può aiutare entrambe le parti a recedere dall'accordo, se necessario. Infine, dovrebbero essere inclusi i diritti di risoluzione delle controversie per delineare il processo di risoluzione di eventuali disaccordi che potrebbero sorgere. Buon punto. L'inclusione di una clausola di risoluzione delle controversie può aiutare le parti a trovare una soluzione senza ricorrere a costosi contenziosi. Nel complesso, un contratto ben redatto con diritti completi può fornire una solida base per una partnership di successo. Non potrei essere più d'accordo. Definisce le aspettative e protegge gli interessi di tutte le parti coinvolte. È sempre una buona idea consultare un professionista legale per assicurarsi che il contratto copra tutti i diritti necessari. Assolutamente. La consulenza legale può contribuire a garantire che il contratto sia giuridicamente valido e adattato alle vostre esigenze specifiche. Grazie per aver preso l'iniziativa di tutelare questi diritti, John. Dimostra il tuo impegno per una collaborazione equa e trasparente. Benvenuta, Anna. Credo nell'importanza di contratti chiari e nella protezione dei diritti di tutti. Continuiamo a lavorare insieme per finalizzarlo. Lezione 13. Alla ricerca del consiglio di un esperto. Lo farò e se avrò bisogno di aiuto, chiederò il consiglio di un esperto. Questo è un approccio intelligente. La consulenza di un esperto può farti risparmiare tempo e aiutarti a prendere decisioni più informate. Assolutamente. A volte, avere una prospettiva esterna può fornire informazioni e indicazioni preziose. È importante riconoscere quando abbiamo bisogno di assistenza e non esitare a chiedere aiuto. Ero solito esitare, pensando che avrei dovuto risolvere tutto da sola. Ma ho imparato che chiedere consigli è un segno di forza, non di debolezza. È un'ottima mentalità da avere. Gli esperti hanno conoscenze specialistiche e possono offrire soluzioni che potremmo non aver preso in considerazione. Esattamente. La loro esperienza può aiutarci a superare situazioni complesse ed evitare errori costosi. Quando si cerca la consulenza di un esperto, è essenziale fare ricerche approfondite e trovare professionisti con una solida reputazione. Concordato. Dovremmo cercare professionisti che abbiano esperienza e una comprovata esperienza di successo nei rispettivi campi. Inoltre,
È utile preparare domande o aree specifiche in cui abbiamo bisogno di una guida per sfruttare al massimo il tempo dell'esperto. Questo è un buon punto. Essere chiari su ciò per cui abbiamo bisogno di assistenza può portare a consigli più mirati e preziosi. E ricordate, gli esperti sono lì per aiutarci, non per prendere decisioni per noi. Abbiamo ancora l'ultima parola nella scelta della migliore linea d'azione. Assolutamente. I loro consigli hanno lo scopo di consentirci di prendere decisioni informate. Se ci avviciniamo alla ricerca della consulenza di un esperto con una mente aperta e la volontà di apprendere, possiamo acquisire informazioni preziose e crescere. Non potrei essere più d'accordo. Imparare dagli esperti è un processo continuo che può aiutarci a migliorare e raggiungere i nostri obiettivi. Quindi, non esitare a contattarci quando hai bisogno di aiuto, John. Gli esperti sono lì per supportarti nel tuo viaggio. Grazie Anna. Apprezzo il tuo incoraggiamento. Mi ricorderò di chiedere il parere di un esperto quando necessario. Lezione 14. Condivisione delle tradizioni. E desiderosi di condividere le loro tradizioni con me. È meraviglioso. Com'è successo tutto questo? Bene, ho detto loro che sono interessato a conoscere culture diverse ed erano entusiasti di farmi conoscere le loro tradizioni. Questo è fantastico. È un ottimo modo per approfondire la loro eredità e approfondire il legame con loro. Assolutamente. Credo che la comprensione e l'apprezzamento delle diverse tradizioni possano favorire il rispetto reciproco e rafforzare le relazioni. Non potrei essere più d'accordo. È condividendo e accettando le nostre differenze che possiamo davvero celebrare la diversità. Mi hanno invitato a unirmi a loro durante il loro prossimo festival, dove presenteranno musica tradizionale, danza e cibo. Sembra incredibile. Vivere in prima persona il loro festival ti permetterà di dare un'occhiata ai loro costumi e alle loro celebrazioni. Non vedo davvero l'ora. Hanno anche detto che indosseranno abiti tradizionali, e sarebbero felici di prestarmi anche qualcosa da indossare. È un gesto adorabile. Vestirsi con abiti tradizionali ti permetterà di immergerti completamente nell'atmosfera festiva. Anch'io sono entusiasta di imparare alcune danze tradizionali. Si sono offerti di insegnarmi alcuni passi durante il festival. È una grande opportunità per abbracciare la loro cultura e provare qualcosa di nuovo. Sono sicuro che ti divertirai molto imparando le danze. Mi sento fortunato ad avere l'opportunità di conoscere in prima persona le loro tradizioni e partecipare alle loro celebrazioni. È davvero un'esperienza speciale, Anna. Partecipando attivamente e mostrando interesse, stai costruendo connessioni significative con loro. Assolutamente, John. Credo che abbracciando e rispettando le tradizioni reciproche, possiamo creare un mondo più inclusivo e armonioso. Ben detto, Anna. È attraverso questi scambi culturali che possiamo colmare le lacune e promuovere un senso di unità. Sono grato per l'opportunità di imparare e condividere le loro tradizioni. È un'esperienza arricchente che apprezzerò. Goditi ogni momento, Anna. La tua apertura e il tuo desiderio di conoscere le loro tradizioni lasceranno sicuramente un impatto positivo. Lezione 15. Gestione delle cancellazioni dei voli. Un altro volo?
Scusi, il nostro volo è stato cancellato. Puoi aiutarci per favore? Ovviamente, fammi controllare lo stato e vedere quali opzioni sono disponibili per la riprenotazione. Grazie Anna. Questo cambiamento inaspettato ha annullato i nostri piani di viaggio. Capisco la frustrazione. È importante mantenere la calma e lavorare insieme per trovare una soluzione. Assolutamente. Dobbiamo essere proattivi ed esplorare opzioni alternative per raggiungere la nostra destinazione. Vedo che c'è un altro volo domani mattina. Sarebbe adatto per entrambi? Sì, funzionerebbe. Andiamo avanti e prenotiamo quei biglietti per il volo di domani. Farò del mio meglio per assicurarci i posti. A volte la disponibilità può essere limitata a causa di cancellazioni. Apprezzo la tua assistenza, Anna. È rassicurante avere qualcuno esperto che ci aiuta a superare questa situazione. È un piacere, John. Sono qui per assicurarmi che tu abbia un'esperienza di viaggio fluida nonostante i disagi. C'è qualcos'altro che dobbiamo considerare o ulteriori misure da intraprendere? È sempre una buona idea verificare con la compagnia aerea eventuali risarcimenti o assistenza che possono fornire a causa della cancellazione. Questo è un buon punto. Mi assicurerò di contattarli e chiedere informazioni in merito. Inoltre, è importante tenere traccia di tutta la documentazione relativa alla cancellazione, come carte d'imbarco o email. Ne prenderò nota. Documentare tutto ci aiuterà se dovremo fornire prove o presentare un reclamo in un secondo momento. Ottimo. E se hai ulteriori domande o hai bisogno di assistenza durante questo processo, non esitare a chiedere. Grazie Anna. Il tuo supporto e la tua guida sono stati preziosi. Sono lieto di averti dalla nostra parte. È un piacere, John. Sono qui per assicurarmi che tu abbia un'esperienza di viaggio positiva, nonostante gli intoppi lungo il percorso. Ti ringraziamo per tutto quello che stai facendo per noi, Anna. Non vediamo l'ora di raggiungere finalmente la nostra destinazione. Sono sicuro che tutto si sistemerà. Il volo di domani ti metterà sulla buona strada e presto sarà solo un piccolo ostacolo sulla strada. Grazie ancora, Anna. La tua professionalità e assistenza hanno fatto una differenza significativa per noi. Lezione 16. Macchina da caffè in una casa in miniatura. Ho una buona idea. Vedo una caffettiera in una casa in miniatura. Sarebbe perfetto per la nostra collezione di case delle bambole. Sembra un'aggiunta deliziosa. Una piccola caffettiera aggiungerebbe un tocco realistico al nostro mondo in miniatura. Esattamente. Immagina le minuscole tazze di caffè che possiamo servire ai residenti della nostra casa delle bambole. Darà vita alla scena. Adoro l'attenzione ai dettagli. È incredibile come oggetti così piccoli possano esaltare il fascino generale delle miniature. Si tratta di creare un senso di realismo e catturare l'essenza della vita quotidiana, anche in un ambiente in miniatura. Sono d'accordo. Sono i piccoli tocchi che rendono il mondo della casa delle bambole più riconoscibile e coinvolgente. Possiamo posizionare la caffettiera nella zona cucina, insieme ad altri mini elettrodomestici come fornelli e frigorifero.
Sarebbe un angolo accogliente e invitante nella nostra casa delle bambole. Me lo immagino già in mente. Potremmo persino creare una scena da mini caffetteria, completa di minuscoli tavoli, sedie e un'esposizione di pasticcini in miniatura. Oh, è un'idea geniale. Sarebbe un posto incantevole per i residenti della casa delle bambole dove riunirsi e godersi il caffè. E possiamo progettare un menù in miniatura con varie opzioni di caffè. Sarà come un vero caffè, ma in miniatura. Mi emoziono solo a pensarci. Possiamo usare accessori in miniatura come tazze, chicchi di caffè e persino un registratore di cassa. Le possibilità sono infinite. Possiamo dare libero sfogo alla nostra creatività e dare vita alla nostra caffetteria in miniatura. E la parte migliore è che possiamo cambiare le cose quando vogliamo. Possiamo riorganizzare i mobili e creare nuove scene. Questa è la bellezza delle case delle bambole. Ci permettono di esplorare e creare costantemente diversi mini mondi. È un hobby meraviglioso che fa emergere la nostra immaginazione e attenzione ai dettagli. Inoltre, è un ottimo modo per rilassarsi e distendersi. Assolutamente. È un'attività rilassante e appagante che ci permette di fuggire in un mondo di miniature. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare alla nostra caffetteria Dollhouse. Sarà una bellissima aggiunta alla nostra collezione. Anch'io non vedo l'ora, Anna. Raccogliamo tutti i materiali di cui abbiamo bisogno e diamo vita alla nostra caffetteria in miniatura. Concordato. Sarà un progetto divertente e creativo. Posso già immaginare i sorrisi sui nostri volti quando sarà completo. Non potrei essere più d'accordo, Anna. I residenti della nostra casa delle bambole si aspettano una sorpresa con una caffetteria tutta loro. Lezione 17. Esplorando il nuovo quartiere. Ciao. Hai avuto la possibilità di esplorare il nostro nuovo quartiere? Ci sono così tanti luoghi interessanti da scoprire. Sì, ho fatto delle passeggiate nella zona. È piuttosto affascinante, con negozi unici e bellissimi parchi. È bello sentirlo. Sono entusiasta di esplorarlo insieme. Da dove dovremmo iniziare? Che ne dici di iniziare con il parco locale? Ho sentito che ha incantevoli sentieri escursionistici e un piccolo lago. Ottima idea. Sarà un modo rinfrescante per godersi la natura e fare un po' di esercizio allo stesso tempo. Sicuramente. Inoltre, possiamo incontrare alcuni dei nostri nuovi vicini che potrebbero anche approfittare del parco. Questo è un buon punto. Entrare in contatto con i nostri vicini ci aiuterà a sentirci più a casa nella comunità. Dopo il parco, possiamo dare un'occhiata alla vicina caffetteria. Ho sentito che servono deliziosi pasticcini. Sembra un piano. Esplorare il quartiere non sarebbe completo senza trovare un posto accogliente per caffè e dolcetti. Ed è una grande opportunità per sostenere le imprese locali e avere un assaggio dei sapori della comunità. Assolutamente. È importante immergerci nella cultura locale e apprezzare le offerte uniche. Ho notato anche una libreria dietro l'angolo. Potrebbe valere la pena visitarla per gli amanti dei libri come noi. Non potrei essere più d'accordo. Le librerie hanno un modo per trasportarci in mondi diversi e ampliare le nostre conoscenze.
E chissà, potremmo imbatterci in una gemma nascosta o in un club del libro dove possiamo incontrare altri appassionati di libri. Sarebbe fantastico. Costruire connessioni e amicizie all'interno della comunità è qualcosa a cui dovremmo dare la priorità. A proposito di contatti, ho visto un centro sociale nelle vicinanze. Spesso organizzano eventi o workshop. Dovremmo controllare i loro orari. È un'idea geniale. Partecipare alle attività della comunità ci aiuterà a incontrare persone che condividono interessi simili. Si tratta di costruire un senso di appartenenza e promuovere un forte legame con la comunità. Assolutamente. Il nostro nuovo quartiere ha così tanto da offrire e sta a noi cogliere queste opportunità. Sono entusiasta di immergermi ed esplorare tutto ciò che questo quartiere è in serbo per noi. Anch'io, Anna. Sfruttiamo al massimo il nostro tempo qui e creiamo ricordi duraturi nella nostra nuova comunità. Insieme scopriremo gemme nascoste, incontreremo persone meravigliose e faremo sentire questo quartiere come a casa. Non avrei potuto dirlo meglio. Buon inizio e infinite avventure nel nostro nuovo quartiere.